Allora, anche qui dobbiamo cercare di capire come mai per dominio ci va bene proprio tutto, ma dobbiamo togliere soltanto il punto 1. E il motivo di questo risiede sicuramente su come si va a decomporre quello che c'è sotto. Allora, quello che c'è sotto si potrebbero provare varie vie di scomposizione. Adesso dobbiamo vedere a cosa ricorrere, se andare direttamente con un Ruffini oppure se riusciamo a scomporre in qualche altro modo. Ad esempio, quello che mi può venire in mente è che da qui posso magari raccogliere una x quadro e vedere se sono fortunato. Otterrei x-1 e poi da qui che cosa vado a raccogliere? Vado a raccogliere un 3 e rimane di nuovo x-1. Questo vuol dire che sono stato molto fortunato perché sono riuscito a crearmi un raccoglimento parziale in cui mi rimane x quadro più 3 che moltiplica x-1. Allora a questo punto il mio esercizio è già finito, proprio perché che cosa succede? Che andare a valutare quando è che questo polinomio si annulla equivale all'andare a valutare quando è che questo polinomio si annulla. Ma adesso è molto facile perché il polinomio che c'è qui non si annullerà mai in quanto è proprio strettamente positivo. Questo polinomio rappresenta una parabola, quella che tocca l'origine, ma che viene traslata verso l'alto di 3. Quindi se questa parabola qui che viene traslata verso l'alto di 3, allora non verrà mai a toccare l'asse delle x, quindi non ha zeri. Un altro modo banale per convincersene è il fatto che x al quadrato rappresenta un numero sicuramente maggiore o uguale di 0 e io di default ho almeno 3. Quindi è come dire che ne so, ho 3 euro in tasca, vado alla nonna, sicuramente mi regalerà qualcosa. Non è scontato, magari non mi regala niente, però questo per spiegare appunto che minimo c'ho 3. Quello che mi dà x quadro è un qualcosa in più che si può aggiungere al mio valore. Quindi questa cosa qui è sicuramente maggiore strettamente di 0, quindi non si annulla proprio. Al contrario, questo si annulla per x uguale a 1. Ed ecco spiegato come mai io devo togliere questo valore perché altrimenti il mio denominatore si annulla. E questo mi va a spiegare come mai il mio r non è tutto, ma è r-1.